Ciao ragazzuoli, siamo qua di nuovo con un altro video, come sempre la location di ieri, uguale, precisa, identica. E con questo nuovo video cosa volevo portarvi? La mia sempre opinione sui box fai da te, appunto, che ho maneggiato. Io fino ad ora ho maneggiato tre box. Allora, l'originale, poi lo chiamerò originale, il Mason Seplos. Volevo portare appunto il confronto tra l'originale Mason, l'originale, che poi è tanto originale perché è custom JK, comunque sia quello che viene venduto ultimamente, che poi c'è una versione 1, versione 2, e poi volevo portarvi quell'altro, il box money, ok? Volevo portarvi la differenza, quale secondo me, come ripeto sempre, secondo le mie esperienze e quant'altro, è il più rapporto qualità-costo migliore. Se un qualità-costo comunque sia quale dei tre io ho preferito, ok? E vi dirò le differenze. Inizialmente io, i primi proprio box fai da te, sono stati i Seplos. Subito quando mi sono arrivati mi sono accorto che erano di una robustezza, cioè praticamente io li avevo pagati ad allora mi pare sui 500 euro, adesso si trova qualcosina meno, però non è che si discosti tanto. Praticamente mi sono accorto subito una volta aperto che avevo di fronte non un ferraglia, ma un prodotto veramente robusto e poi curato, non proprio nei minimi dettagli, ma abbastanza curato. Poi ricordiamoci, venivamo proprio dal kit, cioè proprio i kit all'inizio non c'erano le nostre barre filettate, piastre, noi comprivamo. E praticamente, come stavo dicendo, una volta aperto mi sono proprio reso conto della qualità del box. Praticamente ci arriva appunto in questa scatola, come ci arrivano di solito. Noi andiamo ad aprirlo e dentro anche il packaging stesso delle cose è molto curato. Parlo sempre di Cypress, sto parlando del box originale Mason, ricordiamoci. È molto curato, anche le cose come sono messe dentro nel box sono molto strategiche, nel senso che messe in una maniera strategica, nel senso che non si possono col trasporto sballottare destra e sinistra e quindi evitare che ci siano problemi durante il trasporto, rotture del BMS e quant'altro. Allora, il BMS arriva nel box Mason già premontato. Noi dobbiamo solo andare a smontarlo e mettere il pad termico, che poi ho visto in tanti video non veniva neanche messo, pad termico e poi rimesso giù. Anche lo schermetto si poteva lasciare montato tranquillamente. Andavamo a fare tutte le connessioni del caso, buonanotte. Una cosa che mi ha colpito di Seplos, che loro, poi avendo preso più box, esattamente tre box avevo preso, in tutti e tre box ci avanzano sempre viti, perché appunto io avevo scritto, mi ricordo ai tempi, un'email e loro mi hanno detto appunto che lo mettevano dentro di proposito, più viti. Ne avanzavano una marea, ho detto ma sarà normale, invece sì, è una loro, diciamo, una loro sorta di politica. Poi, quando noi andavamo a aprire le scatole per tutti i pezzi, c'erano le pass bar tutte assemblate bene, non le buttate dentro a muzzo, come si dice da me, a muzzo, a caso. Quindi erano tutte belle assemblate dentro il loro polistirolo e quant'altro, tutta la viteria dentro la sua viteria in ogni sacchetto. Insomma, un packaging ben curato, che mi ha lasciato veramente sorpreso in maniera positiva. Poi successivamente ho preso i box della Mani. Box della Mani, allora, quando mi sono arrivati la prima volta, avendo poi il confronto del Mason, al tatto erano un pochettino più fragili, la lamiera era un po' più sottile, il packaging anche quello bene, nel caso del Box Mani non arrivava già il BMS premontato, ma arrivava nella loro scatola. Adesso poi hanno cambiato genere di box e quant'altro. Il packaging dentro interno bene, perché ogni cosa sua messa al suo posto e quant'altro, mentre secondo me una cosa che dovevano curare molto di più era il packaging esterno. Allora, nel Seplos era coperto a volta dalla foam, comunque sia polistirolo, foam, quello che può. E gli urti che le arrivavano a destra e a sinistra non lo scalfivano, mentre quello della Manghino, essendo che era praticamente non c'era polistirolo ai lati, ogni 2x3 mi arrivava col frontalino leggermente piegato. Io mi ero lamentato più di una volta, ma come dico sempre, non sono un pezzo grosso, quindi le mie critiche, barra suggerimenti, barra consigli non vengono presi in considerazione. Quindi
L'unica critica era quella, arrivava questo frontalino leggermente piegato, una volta addirittura mi è arrivato completamente piegato, me lo sono fatto sostituire. E un'altra critica invece che devo fare in quel box, la piastra di compressione e le viti per la piastra di compressione. Non mi potete mettere delle viti di compressione che sono così piccoline, così, ma proprio piccole piccole, se mai adesso in giro le cerco, ve le faccio vedere, perché ok che sono 6 viti, 3, 6, 9 viti, però anche la piastra col materiale che era fatto era molto malleabile con l'acciaio, acciaio, ferro che sia, e quindi sì, ok, le andava a comprimere, però doveva essere fatto in una qualità migliore anche il sistema di ancoraggio, o comunque sia di compressione. Per farvi capire, il Seplos ha delle viti così, e se non erro non mi ricordo più se sono del 13 o del 10, e comunque sia, cioè, anche la piastra bella massiccia, cioè, tu andavi a comprimere con sicurezza. Non è, invece, per farvi capire, quella della Magni, quando noi andavamo a comprimere magari si piegava da un lato, dall'altro, quindi con delle accortezze riuscivi a farlo lo stesso. Però se appunto devo fare il confronto col Seplos originale, proprio quel sistema lì, niente. In generale, vabbè, aveva sempre le maniglie e quant'altro, ok. Veniamo al terzo box, il box dove adesso viene inviato col JK, no? Il box quello del JK, allora, se devo fare appunto sempre il confronto col Mason, qualitativamente è una via di mezzo tra Mason Seplos e Box Money. È una via di mezzo. Lui proprio si colloca in mezzo. Perché? Allora, robustezza, una via di mezzo. L'interruttore barra sezionatore che noi troviamo a bordo, buono, bello, ma secondo me potevamo fare, io ripeto sempre perché potevamo far di meglio, non è che sono da buttare, anzi ci mancherebbe, è tutto a posto, però è una mia opinione. Sezionatore magari metterlo un po' più generoso, è generoso, però un po' più di qualità, però il suo lavoro lo fa, è sicuro, non scalda, a posto. L'assemblaggio proprio del JK stesso arriva, cioè praticamente quando arriva il box, già tutto assemblato, noi dobbiamo fare altro che smontare il frontalino, che poi vi ricordo col JK quando noi andiamo a smontare il frontalino rimane attaccato proprio il BMS, quindi dobbiamo smontare frontalino e piastra. Sì, possiamo smontare tutti i cavi, però cioè, perdiamo tempo, tra virgolette, no? Quindi smontiamo frontalino e piastra di compressione, la tiriamo giù. Noi buttiamo dentro le celle, già finito, cioè rimontiamo tutto e finito il cima. Lì proprio non è proprio un kit fai da te come poteva essere, diciamo, il Seplos o quello della Magni. Lì proprio è già tutto assemblato, quindi ti velocizzano molto. Una cosa che non mi è piaciuta del box JK, il sistema del frontalino. Non è tanto perché con questi cavi da 50 mm, poi ogni box a sé, però io parlo appunto sempre di quello che mi è arrivato a me. Essendo che il cavo, non mi ricordo più se è da 35 o 50 mm quadri, quello che praticamente collega il negativo, se non erro, al sezionatore, fa una sorta di giro così, quando noi andiamo a mettere il frontalino proprio devi forzare, il che non è che mi ha entusiasmato tanto all'inizio. La versione 2, però non ne sono sicurissimo, è provvista di bus bar molli, comunque sia le bus bar, quelle che troviamo anche ad esempio dentro nel Cyprus, e che sono la miglior cosa, quindi riduci lo spazio, riduci quel difetto. Come piastra di compressione è identica a quella del Seplos, sia in fatto di viti sia in fatto di forma, conformità e robustezza della piastra stessa è uguale a quella del Seplos. Il box appunto della JK ha delle classici viti a stella per smontare e montare il pannelli o quant'altro, mentre il Seplos ha una brugolina, se non sbaglio è una brugola del 3, non mi ricordo più 3 o 4, adesso non mi ricordo più, quindi dovremmo anche lì avere l'attrezzo giusto, comunque sia una brugolina, un po' più una rottura di balle su quello l'assemblaggio del Seplos. Anche poi lì sono scelte di viti, mica viti, non è quello il problema, però appunto se devo dire la mia, magari preferisco, visto che tutti abbiamo un cacciavite, anche la brugola ce l'abbiamo tutti, però secondo me è molto più immediata la vitina a stella e buonanotte. Me ne sono arrivati un bel po' di box JK e tutti quanti quando mi arrivavano il packaging è scarsissimo perché
praticamente ti buttano dentro questo sacchettino con dentro busbar e bulloni, te le buttano dentro così, cosa succede? È un sacchettino proprio, quindi col trasporto balla a destra, a sinistra, molte volte il sacchetto si spaccava, andava in giro a cavolo, molte volte invece facevo un giretto di nastro sui divisori, no? Sulle foam, ma questi poi logicamente vanno in giro, se non affrancati al box, questi andavano in giro a destra e a sinistra e rovinavano anche internamente il box. Vabbè, finché me lo rovini dentro internamente non me ne frega niente, però in certi casi ho trovato anche delle viti e delle bus bar proprio dentro il BMS, no? E lì capisci che puoi far danni, no? Nel senso, sbalzo a destra e a sinistra, si infila dentro, tocca un circuito o quant'altro, sono sempre rotture di coglioni e danni che se si possono evitare su un po' più di accuratezza sul packaging come fa Seplos e come fa Mani, magari evitiamo rotture di valle che è sempre meglio evitarle. Di difetti giganti, grossi, come potevano essere di là della Mani che ho appena citato, non ne ho avuti, cioè non ne ho visti. Diciamo che è stato molto sull'impronta sulla scia del box Seplos Mason, no? Quindi sia di qualità che quant'altro. L'unica cosa, come ho detto prima, è quel fatto che viene via tutto insieme, un po' una rottura di balle quel cavo, ma se non sbaglio nella versione 2 l'hanno migliorato, addirittura hanno messo dentro quello che è un estinguente nel caso succede qualcosa alle celle e quant'altro. Hanno fatto, se non sbaglio, anche delle griglie per la reazione. Qualche miglioria ne hanno fatta, io attualmente non gli ho ancora messo le mani addosso, non so se le metterò o quant'altro. Detto questo, ragazzi, se io devo esprimere la mia preferenza sui tre box, va da sé che a me ricade, nonostante appunto il GK come immediatezza di esecuzione, nel senso di velocità di assemblaggio del pacco, allora vi dico GK, ok? Come qualità, diciamo, come la mia preferenza in assoluto, qualità, Seplos tutta la vita, perché ho avuto anche i box verticali, anche sui box verticali sono una roba, tanta roba, e quindi secondo me Seplos, Mason e quant'altro, comunque sia la casa Seplos sui box, secondo me attualmente si piazza sempre un gradino sopra. Poi come sempre, se voi siete a conoscenza, perché adesso mi viene in mente la IL o FG o altre ditte, io non le ho mai testate, quindi se voi avete le vostre esperienze scrivetelo qua sotto nei commenti, mi raccomando, che sono ben accette, anzi io avendo provato solo queste tre, vi ripeto per l'ennesima volta che porto la mia esperienza su questi tre prodotti. Poi se ce ne sono altri e voi volete dire la vostra, scrivetelo sotto nei commenti senza problemi. Comunque ragazzi, detto questo, la mia preferenza ricade su Seplos, ripeto, per quanto riguarda qualità costruttiva e quant'altro, e packaging. Come immediatezza invece e velocità di esecuzione GK. Mani invece sono rimasto scontento anche perché appunto come packaging va bene, ma come qualità non mi è piaciuto. Quindi questa è la mia idea barra opinione che ho avuto di questi box. Come sempre vi si vuole bene ragazzuoli, se vi piacciono questi video comunque sia sulle mie opinioni io ve li porto appunto perché penso che possono essere utili anche a voi. Se volete che un domani appunto continuo sulle mie preferenze, io allora continuerò a fare video di questo genere se vedo che vi piacciono. Niente ragazzi, per questo video è tutto, io come sempre vi ricordo, se il video vi è piaciuto mettete il mio mi piace. E niente ragazzi, se volete iscrivervi iscrivete e vi si vuole bene ragazzuoli. Tip e top, ciao belli.